Salve a tutti e ben ritrovati, io sono Michele Cammisa e oggi vorrei affrontare uno dei problemi relativi alle geometrie improprie, che condizionano di fatto negativamente la valutazione delle tensioni a livello locale. Ho preparato questo modellino con un alberino, sostanzialmente un alberino simmetrico su due appoggi, in cui vi è un mozzo che trasferisce il carico di una puleggia. Il modello appunto è sostanzialmente simmetrico, a parte la variazione di sezione che viene accompagnata con un raccordo nella zona destra, mentre resa brusca, quindi con uno spallamento, nella zona sinistra. Il risultato con un modello sostanzialmente simmetrico è abbastanza differente, non a livello globale, in cui conserva la sua correttezza, l'aspetto simmetrico, ma a livello locale, in cui tra l'altro si può notare subito una anomalia, per la quale una regione che comunque ha una variazione di curvatura continua offre, o di tangenza continua, offre una tensione più elevata di una regione invece che ha una brusca variazione di sezione, e quindi dovrebbe avere un gradiente maggiore a livello di tensioni locali. Questo è da imputare al fatto che il modello matematico va in crisi quando vi sono delle discontinuità della tangenza, e la soluzione quindi esprimerà non il valore corretto ma quello mediato sull'elemento finito. Sostanzialmente dipenderà dalla grandezza della mesh o dalla mesh in generale. Quindi vi faccio intanto vedere il risultato ottenuto con questo modello, in cui vi sono due appoggi ottenute come cavità sferiche e quindi simulano sostanzialmente due cuscinetti che consentono movimenti flessionali all'albero. Una forza applicata sul mozzo e un controllo della mesh a livello locale. Il controllo della mesh è stato ottenuto con una mappatura a 0,50 mm. Sostanzialmente questo risultato varierà con la variazione della mesh, quindi se io imposto 0,25 il livello della mesh locale, otterrò un risultato più raffinato su questo lato, in cui c'è un raccordo, mentre otterrò una variazione però sostanzialmente priva di senso su quest'altro. Eseguo quindi la mesciatura con questo nuovo controllo. Teniamo un attimo il progresso della mesh e procediamo. Intanto faccio vedere che la regione appunto ha una mappatura praticamente simile, e differisce soltanto per il fatto che vi è una curvatura su un lato, mentre dall'altro vi è una transizione netta. Facciamo partire lo studio, l'analisi, la simulazione, e vediamo che cosa succede sulla valutazione della tensione. Avevamo circa 180 MPa di picco sulla parte in raccordo, e adesso diventa sostanzialmente 190, che può avere un suo senso a livello di convergenza del risultato, mentre su questo lato la tensione è aumentata, ma già la distribuzione a macchie fa intuire che il valore sia scorretto. Tramite gli strumenti di sonda andiamo a misurare sul bordo la tensione, e notiamo che rispetto ai 110 MPa precedenti, megapascal, adesso siamo arrivati a quasi 150, quindi una variazione notevole con un piccolo infittimento della mesh. Questo risultato invece non trova riscontro dall'altro lato, in cui su questo bordo sostanzialmente siamo passati dai 178 mega di picco della scorsa
simulazione a 180, quindi si ha sostanzialmente un assestamento e una convergenza del risultato. Tutto ciò esprime il fatto che se vogliamo valutare una tensione a livello locale su un passaggio così netto, dobbiamo assolutamente inserire un raccordo, piccolo quanto si voglia, ma va inserito un raccordo, anche perché non è possibile poi fisicamente questa zona a gradiente più elevato abbia una tensione inferiore a quella che invece riscontriamo nella parte raccordata, per cui a livello di modellazione dobbiamo introdurre un raccordo. Quindi introduciamo un raccordo di per esempio 0,015, modifichiamo il controllo della mesh estendendolo anche alla parte in raccordo, effettuiamo nuovamente la mesh con gli stessi parametri precedenti in modo tale da percepire le variazioni che ci sono state. Eseguiamo adesso, lanciamo la simulazione. Il modello è abbastanza semplice, per cui il sistema impiegherà un tempo relativamente breve per la soluzione. E come nel caso precedente utilizziamo lo strumento di sonda per andare a valutare il nuovo andamento della tensione. Quindi in questo caso abbiamo, giustamente come ci aspettiamo, un maggior picco della tensione rispetto al raccordo invece più blando che si trova dalla parte opposta, quindi arriviamo circa ai 240 megapascal, mentre dall'altro lato siamo stabili sui 180. Questo sostanzialmente ci insegna a caratterizzare con un raccordo, anche seppur piccolo, le regioni che sono sostanzialmente soggette a gradienti elevati e che hanno una discontinuità nella tangenza. Spero che questo esempio possa esservi stato utile e vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. A presto!